Oggi siamo ad Ivrea ed incontreremo un artista indipendente, un musicista, nonché mio grande amico, con il quale faremo due chiacchiere. Parleremo della sua musica, gireremo anche un videoclip insieme e parleremo di molto altro ancora. Speriamo il video vi piaccia. Buona visione! Oggi che sono molto meno fragile, oggi che sono proprio come te. Certo mi ricordo di te, era Berlino, ancora non l'ho vista. Facciamo così. Dimmi la tua storia, cioè dimmi tu musicalmente, tu come nasci, cosa ascolti, cosa suoni. Guarda, viene da molto, molto lontano, sono stato sempre molto attirato dalla musica, dal live, da questi personaggi che erano sul palco. Mi ricordo molto bene il momento in cui ho sentito questa energia enorme spaccarmi il petto. Ti sembrerà strano, ma era un gruppo di liscio che veniva, sai, in una festa di paese, in una contrada piccolissima, e mi ricordo il suono della gran cassa. Ero piccolino, forse sui 7-8 anni, sentivo il petto che mi stava esplodendo. Tu dici e anche magari dall'emozione. Sì, dall'emozione, non capivo cosa stesse succedendo, Sì. proprio ho l'impressione di vibrare, Sì. quindi il mio imprinting è stato il liscio. Però questa cosa me la ricordo molto bene. E poi, vabbè, avevo subito chiesto se qualcuno insegnasse musica in zona. Non è stato molto facile trovare persone, io vengo dalla profonda campagna e all'inizio volevo fare la batteria, studiare batteria, però non c'era questo maestro di batteria e quindi ho optato per la chitarra. È stato un po' frammentato perché il solfeggio, diciamo il metodo un po' classico non mandava, quindi molto annoiato da questo universo e quindi dai, come si dice, ad orecchio un po'. E lì ho iniziato a fondare un po' le prime band pop rock, hard rock, tipo ero fan delle Zeppelin, di Purple, quindi ho fatto i locali, le birrerie, è stato molto 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 bello, sì. E poi pian pianino ho affinato un po' i miei gusti, forse ho trovato un po' la mia voce, ho iniziato a scrivere delle canzoni e poi è stato soprattutto l'incontro con delle persone a permettermi di creare qualcosa. Quando dici ad orecchio, intendi proprio dire autodidatta? Sì, ho sempre avuto un rapporto molto difficile con i maestri, ma perché sono un pessimo allievo, non per forza per colpa di chi mi ha seguito, ma sono un pessimo allievo, mi annoio molto facilmente e quindi la mia conoscenza dell'armonia, della musica stricto sensu è abbastanza limitata, però potrebbe essere pure abbastanza per il cantautorato. Non voglio sminuire il cantautorato assolutamente, però per quello che faccio mi sembra abbastanza. Poi ho sempre cantato e da poco, il mio ultimo album, suono anche la chitarra, altrimenti ho sempre cantato. Per curiosità, per i gusti musicali hai parlato di Led Zeppelin. Dici un paio di artisti che negli anni ti hanno formato musicalmente. A me interessa molto. Sì. Ti fa capire qualcosa delle persone? Allora, io come gusti molto vecchio, cioè l'hard rock è stata proprio il mio colpo di fulmine. Sì. Le grandi estensioni vocali, i testi un po' onirici, e sono sempre stato un po' allergico alle mode, ma non perché sia uno che ricerca tanto così a fondo, ma semplicemente perché non so stare al passo con i tempi. Quindi quando ho iniziato a suonare io negli anni 2000 mi interessavano le canzoni degli anni 70, tipo ero fissato con la PFM in Italia, che ho visto forse 10 volte. E poi una cosa che mi ha interessato molto è tipo, io sono fan del Blue Vertigo, soprattutto nei testi, un pop diverso, più profondo, più intenso. Mi parli del tuo progetto che si chiama Lucido? Sì, io ho già pubblicato un album tempo fa, un po' più tradizionale, pop rock, con delle sonorità un po' degli anni 2000. Poi per esigenze anche pratiche mi sono ritrovato io e la mia chitarra acustica. Ho incontrato qualcuno che suona il violino e quindi ho ripreso il progetto in modo più asciutto, più intimo, più cantautoriale.
E quindi il nuovo album, che si chiama Sovrappensiero, parte da questo. Poi abbiamo aggiunto il basso, la batteria, però c'è questa matrice acustica alla base, dove il testo è più importante forse. Di questo progetto Lucido chi fa parte? Allora, sei tu, chiaramente. Sì, io voce, chitarra, Sì. poi c'è Eloise, la violinista, anche al microfono a volte, Roberto, che mi odierebbe se lo chiamassi Roberto, Robby. Infatti è Robby. Robby al basso e Matteo alla batteria. Sì, è molto interessante perché sono 4 universi totalmente differenti. Eloise viene dal mondo della classica, io dalla forma canzone più classica, e Matteo e Robby sono delle discoteche viventi, hanno generi e gusti totalmente molto eterogenei. Sì, gran conoscitori di musica loro. Sì, vabbè, Robby ha anche un negozio di dischi, quindi è proprio custode di ogni... A tal proposito consigliamo a chiunque passi per Ivrea. Sì, disco occasione di Ivrea, assolutamente. Assolutamente Sì, è un una luogo, gemma. sì, è punto di riferimento nel canavese, credo. Ti vorrei far suonare un po' di canzoni se ti va, Sì. perché è bella parlare di musica, ma facciamola anche, Sì. cioè direi, mi fai sentire qualcosa di Lucido? Vuoi qualcosa di vecchio, qualcosa che non ho ancora Scegli fatto tu, sentire? scegli tu. Io vabbè lo sai, sono fan, quindi in realtà giochi facile con me. A me piace veramente di tutto del tuo repertoire. Vabbè. Però vai tu, fammi sentire Allora, ti un faccio sentire po'. la canzone dal quale ho, diciamo, tirato il mio, tra virgolette, nome d'arte, Lucido. Vai. Oggi che sono molto meno fragile, oggi che sono proprio come te, sono lucido, stabile, equilibrato come vuoi. Sono lucido, stabile, equilibrato come vuoi. Nella testa sempre. Potrei metterla domani da tua madre, ma se parla, ti giuro canto. Dai, rock and roll! Titolo di questa canzone è anche il titolo del tuo progetto Lucido. In effetti, prima di pubblicare il mio primo album, poco prima di entrare in studio, viene fuori questa canzone, Lucido, sono lucido, e da questo verso è venuto fuori il nome d'arte. Tra l'altro dovevo sceglierlo, un nome d'arte, non mi andava di chiamarmi Giulio, e quindi forse questo come un altro, però in qualche modo fa senso nella mia vita, nel mio percorso. Un'altra cosa che anche mi piace delle tue canzoni, che comunque è un repertorio vasto, Lucido, questa è una canzone proprio bella, movimentata, attiva, veramente rock and roll. Hai anche canzoni con un certo, direi quasi impegno, magari anche sociale. Già sai di cosa sto parlando, Sì. Naturalmente è una delle mie preferite. Se ti va di suonarcene un pezzo, è bello che tu abbia fatto addirittura una canzone per questa storia di un episodio della storia recente italiana, magari può essere stato, non dico dimenticato, ma a volte tralasciato, ecco. Sì, questa canzone si chiama 1-0 per voi, è una canzone dichiaratamente politica in qualche modo, è per Carlo Giuliani, e l'ho scritta 20 anni dopo i fatti, e in qualche modo penso che lui sia stato un po' un trauma collettivo, sicuramente per la mia generazione, e dopo sapevo che avrei dovuto scrivere una canzone su questo evento ed è venuta fuori 20 anni dopo. Te la faccio ascoltare? Vai! Che hanno ammazzato uno dei nostri, sono molto felici loro, sono molto felici loro. Noi che eravamo qui solo per campare, dimmi come finiamo
nel cielo, due occhi grandi, dici troppo grandi, dai retta a me, dai retta a me. Ok, allora stiamo per girare un altro breve video live di Lucido. Questa volta ci suonerà uno dei suoi pezzi nuovi. Sì, è un inedito. L'album è uscito a gennaio, ma questa canzone non c'è dentro. Ah, Quindi wow, in sarebbe anteprima. l'anteprima del terzo album, dai. Bello. Cioè già sto pensando a quello. Ma certo, Sì. sei un artista, devi sempre pensare alla prossima produzione Sì. artistica. Dai, allora, Quando questa è dici- bella, questa è una bella immagine. 5, 6. Mentre piovono stasera le bombe a Chielve, re burlone cade dai parti, Un pezzo veramente bello. Come si chiama questo pezzo? Anche tu sei distratta. Come l'hai scritto? Allora, il testo parla del tempo immane che passiamo sui social, l'apparenza. Sì, è un po' un argomento abbastanza gettonato ultimamente e quindi anche io volevo cavalcare l'onda. No, e l'idea è quella là di dire a qualcuno, ad una lei, a un lui, di dire ti va se usciamo da questo delirio e da questa saturazione di informazioni in cui non c'è più gerarchizzazione di informazioni tra il dramma della guerra e il gattino che si rotola sul divano, di uscire un po' da questo click perenne. Bello, bello. Sì, no, ci sta, ci può stare, dico la verità, bel pezzo, poi lo stile musicale che accompagna, che poi immagino avrai tutta la tua Sì, band che suona insieme a questa schitarrata funky, direi. Sì, infatti sì, il quindi crea batterista una bella fa atmosfera. Il batterista e il bassista fanno un lavoro pazzesco su questa Allora non canzone. vedo l'ora di sentire il pezzo proprio completo Sì. quando uscirà nel terzo album, hai detto. Terzo album, però intanto live la facciamo. Sì. Sì. Ok. Giulio caro, è stato un onore. Grazie a Questa chiacchierata, sentirti suonare, fare un paio di video insieme che poi userai sul tuo canale. A proposito, te. Allora, per seguirmi, per seguirci, il canale YouTube è Lucido Official, su Instagram basta cercare Lucido e scartare tutti gli omonimi che usciranno. inseriremo anche questi link nella descrizione ovunque in modo tale che i futuri follower potranno seguirti anche sui tuoi canali ufficiali. Ma io, grazie mille, Grazie davvero, a te, di grazie tutto. a te Davide. Ciao. Ciao!